Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione io voglio parlare delle transizioni. Cosa sono le transizioni? Ne parleremo a brevissimo, ma prima di farlo vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Le transizioni sono delle zone o di estremità o di intersezione di più arrotondamenti o più smussi. Le transizioni si gestiscono sia negli arrotondamenti che negli smussi tramite una sottofunzionalità che troviamo nel cruscotto di questi due comandi. Vedremo però un esempio principalmente relativo agli arrotondamenti. Ve lo mostro immediatamente. Allora andiamo a fare un arrotondamento e il classico esempio è quello di fare tre arrotondamenti con raggi diversi su questi tre spigoli che convergono in questo punto. Quindi andiamo a fare un primo arrotondamento qui con un certo valore di raggio, un secondo arrotondamento qui senza premere CTRL con un altro valore di raggio in modo che abbiamo un secondo insieme e andiamo a definire anche un terzo insieme sempre senza il CTRL con un ulteriore valore di raggio, in questo caso un po' più piccolo. Noteremo che in questa zona il risultato sarà avere un arrotondamento che ha questo aspetto che non sempre può essere desiderato. Lo vediamo anche meglio se mostriamo l'anteprima e avremo quindi una situazione di questo tipo. Questa è una tipica zona che può essere gestita mediante il modo transizioni, ma possono essere anche le zone terminali di questi tre arrotondamenti. Il tasto per poter gestire le transizioni è proprio questo e in effetti, come vedete, l'esempio che viene mostrato in questa sorta di miniatura è esattamente la situazione in cui siamo in questo momento. Quindi clicchiamo su questo tasto in modo da entrare nel modo transizioni. A questo punto ci vengono evidenziate con questi simboli le zone che per Creo sono delle transizioni, ma anche questa zona qui. È sufficiente selezionare una di queste transizioni, in questo caso seleziono questa appunto perché è secondo me la più significativa, perché lui ci vada a proporre in questo menu delle soluzioni possibili differenti da quelle che lui ha utilizzato di default, che poi è questa voce che vediamo qui. E infatti in questo menu a tendina troviamo diverse soluzioni, ad esempio la soluzione di intersezione dei tre arrotondamenti, che se mostro l'anteprima finale è di questo tipo, sicuramente più facile da realizzare di macchina perché è un'intersezione brutale delle tre superfici cilindriche con raggi diversi, però sicuramente esteticamente meno gradevole. Passiamo a una seconda soluzione che ci può proporre, che in questo caso è la sfera d'angolo. Sfera d'angolo che è una vera e propria palla che viene aggiunta in questo vertice di intersezione, però abbiamo anche la possibilità di gestire diversi parametri, ad esempio di rendere più morbido questa connessione con questa superficie. Anche qui possiamo fare la stessa cosa e possiamo anche agire sul valore di raggio ingrandendolo o rimpicciolendolo. E quindi possiamo gestire sempre in maniera molto, direi, dettagliata questa zona per renderla il più morbida possibile. Poi abbiamo anche il solo arrotondamento, in cui abbiamo questo tipo di soluzione che vi ricordo è differente da quest'altra, anche se non di molto. E poi abbiamo la soluzione patch, che sarebbe questa. In questo caso i tre arrotondamenti vengono collegati con una superficie a tre lati, diciamo con una superficie di blend a tre lati, però anche qui abbiamo qualche possibilità in più, nel senso che possiamo, ad esempio, selezionare e attivare questa finestra e andare a selezionare per provarla e per mostrarvi l'effetto questa superficie, in modo tale da avere anche la possibilità di definire questo raggio che possiamo controllare sempre per rendere il più gradevole possibile, il più morbida possibile questa superficie. Inoltre, con il modo transizioni, come abbiamo detto, possiamo anche gestire altre transizioni, come ad esempio questa. È sufficiente anche qui selezionarla e in questo caso tra le soluzioni possibili ci viene proposta questa. Ferma a riferimento, la seleziono, mi accendo i piani che so essere dei piani che tagliano a metà questi tre spigoli e quindi gli vado a selezionare questo piano qui.
In questo modo lui ha modificato quella transizione interrompendo l'arrotondamento su questo piano, e questa è un'altra soluzione che può essere utile in alcuni casi per interrompere un arrotondamento in corrispondenza di un riferimento, che può essere un piano ma anche un punto di riferimento. Esempio di transizione che in realtà abbiamo visto in qualche esercizio di modellazione può essere quello che abbiamo utilizzato all'interno di questo modello. Qui cancelliamo questa feature. All'interno di questo modello proprio in corrispondenza di questa zona qui. Questo è l'arrotondamento 4, sarebbe questo è l'arrotondamento 8. Sull'arrotondamento 4, se vi ricordate bene quando abbiamo fatto l'esercizio di modellazione di questo albero a gomito, ho dovuto usare il modo transizioni, quindi eventualmente andatevi a vedere il video. In effetti, se vado sull'arrotondamento 4 e vado a fare modifica definizione, se vado nel menu transizioni, noterò che in effetti ci sono 4 transizioni definite effettivamente su questi 4 spigoli che io ho arrotondato. Quindi clicco il modo transizioni, seleziono questa transizione e qui vedrò che ho scelto la situazione fermati nel caso 3, che è differente rispetto a quella di default. Quella di default mi avrebbe dato questo risultato. Adesso lo confermo e quel risultato mi avrebbe portato poi con l'arrotondamento 8 ad ottenere questo risultato con questa zona esteticamente sicuramente poco gradevole, ma anche poco continua, e che non solo esteticamente, ma probabilmente anche meccanicamente potrebbe dare dei problemi di realizzabilità probabilmente. E quindi sono stato costretto in questo caso a modificare l'arrotondamento 4 gestendo quella transizione specifica e dicendogli, provando le varie scelte, che preferivo questa situazione qui, in cui questo arrotondamento, questa transizione, veniva prolungata fino a questa zona che sto cercando di evidenziarvi con il mio puntatore del mouse. Quindi il modo transizioni può essere utile sia se si vogliono ottenere arrotondamenti esteticamente gradevoli, ma spesso può essere anche utile su pezzi meccanici e quindi non solo su pezzi estetici, se si vuole ottenere un arrotondamento continuo, omogeneo e anche più realizzabile, nonché sicuramente anche più bello da vedere. Ok, detto ciò, direi che è tutto per quanto riguarda questo argomento e quindi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.